tante persone si sono approcciate a me, a Factanza, perché è un progetto che piace, è un progetto cool, è un progetto figo, ma il loro aiutare Factanza era una cosa data molto dall'ego, molte persone, cioè nel senso che non era veramente per aiutare la realtà, era più per sentirsi di appunto dispensare consigli, di essere quelli che sapevano e quindi questo può essere pericoloso perché appunto da founder ti trovi in mezzo a un botto di stimoli da tutti i lati, tutti che dicono di saper fare le cose, tutti che le saprebbero fare meglio di te, secondo quanto dicono. È pericoloso ascoltare tutti, ascoltare nel senso poi mettere in pratica quello che ti dicono. Bisogna, secondo me, riuscire a trovare il mix tra essere persone aperte all'ascolto, perché questo io credo appunto, come dicevo, secondo me comunque è fondamentale, rimane fondamentale, e avere comunque la consapevolezza molto difficile da sviluppare di dire ok, questa è la mia azienda, io la conosco, se sento che questa cosa che mi stanno dicendo non va bene, non la faccio. Today we're talking with Bianca Arrighini. She is the founder and CEO of Factanza, which is one of the most influential media companies in Italy for the young generations. She's been nominated by Forbes as one of the youngest, most talented and influential people in Italy. But regardless of how famous it could be perceived from the outside, in this chat we really go into the inside of what it means running a company and what are the classical challenges that every one of us faces every single day, especially as a female founder in this country. This conversation is in Italian, so if you don't speak the language, of course you have the subtitles below, and hope you enjoy. Eccoci qua di nuovo alla Founders Bible. Oggi abbiamo Bianca, founder di Factanza. Come stai? Bene, grazie, ciao Alessandro. Ciao, ciao, è molto piacere. Allora, ci siamo raccontati due cosine prima di iniziare. Io parto subito a bomba e ti chiedo innanzitutto cosa vuol dire per te essere founder e perché soprattutto sei founder. Allora, essere founder per me significa credere moltissimo in qualcosa e credere che quel qualcosa a cui credi possa essere realizzato da te. E quindi vuol dire essere molto appassionati e avere lo spazio o la voglia di mettere molte energie in qualcosa in cui credi. Super. E senti una cosa, per quanto riguarda la vita da founder, io una domanda che faccio subito per spaccare il ghiaccio è dov'è che hai già sbattuto la porta in faccia e che cosa hai imparato? O se ne hai già battute più di una, cosa è successo? Raccontaci un po'. Ma la vita da founder non è facile, non è come sembra, spesso si racconta la vita al mondo startup, la vita da founder come qualcosa di super bello, anche perché soprattutto in questo periodo con l'amplificazione che viene fatta tramite i social, in cui vediamo sempre gli aspetti positivi, i successi, le cose costruite, ma non vediamo tutto quello che c'è dietro. Quindi la vita da founder è, io dico sempre che è il lavoro più bello, ma anche più brutto che ci sia, nel senso che io adoro il mio lavoro perché è stimolante, faccio qualcosa che mi piace, mille volte faccio anche cose che non mi piacciono affatto, e, però prende tanto, nel senso che soprattutto se non si impara a mettere dei limiti, prende tutto quello che può prendere, diciamo, della tua vita. Quindi è una vita in cui ti devi mettere sempre alla prova ogni giorno, sia per imparare cose nuove che per ricevere eventuali porte in faccia, no, cose che non vanno bene, in cui hai molte responsabilità, perché poi porti avanti determinate cose, devi stipendiare delle persone, quindi si creano tutta una serie devi portare risultati economici, e, quindi è molto complicato. E cose che ho imparato, è un po' difficile così su due piedi, anche perché secondo me non c'è una ricetta totale, vincente. Mi diffido sempre un po' da quelli che hanno la ricetta di come gestire bene la vita da founder o come fare le cose nel modo assoluto, cioè credo che ognuno abbia
risposta e le sue lezioni poi su questo lavoro che si possono imparare solo facendo. On my side sto cercando di imparare come gestire questa vita e come mettere appunto dei, dei gradini, dei limiti in modo tale che, come dicevo, non prenda eccessivamente tutto. Chiaro. Senti, c'è qualche porta in faccia particolare che hai voglia di raccontarci proprio nello specifico? Ma parte in faccia, io ne prendo quotidianamente, nel senso che a partire dal giorno zero, vabbè, allora, a parte che in generale in Italia essere giovani e avere una startup parti dal presupposto che prenderai il doppio delle porte in faccia, perché sei molto meno credibile, eccetera, eccetera. Giovane donna ancora un altro Ecco, discorso. stavo per aggiungere. Esatto, che non ha proprio un discorso importante e parte in faccia ne ho preso un sacco quando cercavo finanziamenti, ne ho preso un sacco quando partivo, ne ho preso un sacco con persone che non andavano bene per la nostra realtà. Sono all'ordine del giorno, nel senso non ci sono porte particolari che mi viene sicuramente ci sono stati dei periodi difficili, appunto in particolare nella parte di ricerca di finanziamenti. Credo che sia una delle parti in cui i founder soffrono un po' di più perché vedi tante persone, molte ti smontano o ti mettono tanto sotto pressione. Ti dicono che non credono al tuo progetto in cui magari tu credi molto, quindi lì succede che veramente sono periodi molto, molto impegnativi. Tu noti una differenza, per esempio, su questa situazione del fundraising? Apriamo in realtà una porta aperta, probabilmente no, quello che è la differenza sicuramente tra uomo e donna in questa attività, a maggior ragione in Italia. Su questo che tipo di... cioè, quando sei partita lo sapevi già, mi immagino, o l'hai proprio sentito tutto e hai detto, cavolo, è veramente così? No, quando son partita non pensavo, perlomeno in maniera così evidente, nel senso che poi, sono state poi nel mio percorso anche non solo nella parte di fundraising, nel percorso un po' a 360 gradi, spesso soprattutto, non so, se vai a parlare a tanti eventi, incontri tante persone, vedi tante volte un trattamento diverso. Io, all'inizio ero un pochino più, che mi adattavo forse a cose che mi sembrava che comunque non fossero giuste, adesso rispondo di più, lo faccio notare di più per far sì che le altre ragazze che faranno il mio stesso lavoro non si debbano trovare nelle stesse situazioni. Lato fundraising, sì, io mi sono accorta di avere persone che magari avevano numeri più bassi dei nostri, eppure avevano un trattamento molto diverso, quindi c'è una questione di, ma ci sono tantissimi studi sul fenomeno, poi su Certo. la difficoltà a dare soldi e a dare un ammontare più basso e secondo me questo si percepisce, non in tutti i campi, non è detto che succeda a tutti, però è sicuramente un tema, ma anche semplicemente il fatto di avere molti meno punti di riferimento. Noi abbiamo avuto io ho avuto tanti mentor nel mio percorso che sono stati utili tutti per ragioni diverse. È molto difficile trovare delle donne, è molto difficile trovare delle donne che abbiano un approccio non super maschile, anche ad esempio nella leadership, perché le poche donne, ad esempio, che fondano cose, che arrivano in alto, spesso adottano un approccio molto più aggressivo per arrivare in un ambiente in cui è molto difficile arrivare e quindi anche a livello di role models, dire ok, cosa voglio diventare da grande, non è così immediato e sembra una cavolata, ma in realtà è una parte molto importante nello sviluppo di chiunque, se pensiamo anche ai bambini quando crescono coi genitori, chi vediamo, i role models che vediamo intorno a noi, ci
ci fanno creare noi stessi, e soprattutto il fatto di non vedere nessuno che ti assomiglia in un ambiente non può che aumentare le tue insicurezze. Non è un caso se un sacco di donne più degli uomini soffrono della sindrome dell'impostore, perché se tu nel mondo startup, ad esempio, sei l'unica donna come manager in un'azienda, sei l'unica donna, non c'è nessuno come te, per forza di cose ti sentirai un po' fuori posto e dubiterai di più delle tue capacità. Certo, guarda, hai introdotto, cioè hai parlato di un paio di punti che mi portano alla prossima domanda, ma prima ancora, o meglio, la seconda domanda che ti avrei fatto, la prima che ti faccio adesso è ritornare un attimino a quello che hai menzionato sul fatto che all'inizio ti comportavi in una certa maniera e poi piano piano hai iniziato a rispondere. Secondo me, cioè, mi piacerebbe molto andare ad approfondire un po' quel punto, no? Anche perché magari per altre persone che possono ascoltare questa storia e dire cos'è che ti ha fatto prima di tutto cambiare un po', no? Tono di voce. È stato il fatto che tu hai già dimostrato una serie di cose e quindi allora ti senti più sicura di te o semplicemente hai detto cacchio, mi sono svegliata una mattina, questi dati li ho visti, li ho capiti, adesso basta, non voglio più seguire quel role model, no? Cos'è successo? Ma credo che sia una serie di fattori che entrano in gioco. Sicuramente appena inizi, sei in generale molto meno propensa a rispondere perché dici, perché appunto ti senti, se torniamo sempre lì, sei magari l'unica donna in quel contesto, dici non voglio sembrare una rompipalle, non voglio, non me la sento. Poi c'è una parte di capire che ogni piccola cosa fa, nel senso che quando inizi dici, o anche non quando inizi, dici vabbè, è una volta, va bene, tanto è questa volta qua, mentre in realtà è un insieme di tante volte, che poi quindi c'è anche una soglia di sopportazione forse che è entrata in gioco nel, nel discorso, e quindi sicuramente anche questa è una parte importante. E poi ho riflettuto sul fatto che io, se avessi iniziato, cioè quando ho iniziato avrei voluto che qualcuno facesse qualcosa, e quindi vorrei fare io per altre persone che iniziano. Chiaro, chiaro, super. Senti, la seconda domanda ritorna alla questione del support system. Quindi tu menzionavi un po' che nel mondo del mentor, advisor, eccetera, donne ce ne sono tra virgolette poche e quelle che ci sono magari hanno anche certe caratteristiche abbastanza mascoline, diciamo così. Come stai navigando su questo frangente? Cioè, che tipo di support system ti stai costruendo e cosa hai capito da questo? Ma allora, diciamo che in generale nel mondo startup, una cosa bella del mondo startup è il fatto che, soprattutto in Italia, che è piccolo comunque, che le persone mediamente sono molto disponibili. Anche di solito quando si parte si ha paura che tutti siano molto irraggiungibili e che si debba fare tutto da soli. In realtà poi le persone sono mediamente disponibili, basta non aver paura di contattarle, e si rendono appunto utili quando c'è bisogno. Adesso, cioè, in realtà nell'ultimo periodo in particolare non sto ragionando in ottica di creare un support system femminile, nel senso che quando riesco a trovare qualcuno sono contenta, quando posso esserlo io per qualcun altro sono molto contenta. In generale ho una rete poi che è molto mista. Chiaro, quindi della serie lo hai già creato essenzialmente, no? Cioè stai portando avanti quello che hai già creato ora nel tempo. Esatto. Ok, e puoi descrivermelo un pochettino per capire sia da un punto di vista business che anche da un punto di vista personale che cosa significa? Diciamo che c'è una metafora, un esempio che io faccio sempre da quando ho iniziato, diciamo, con la Founder Bible e anche poi con il lavoro di Whole Great Wisdom, è che io comparo molto il founder a un atleta professionista, con però la differenza che l'atleta professionista sa che per vincere le Olimpiadi deve per forza crearsi un team personale di training, no? Ci sono le federazioni, i club che ti portano gli allenatori, ti portano i fisioterapisti, i massaggiatori, eccetera, eccetera. Il founder vuole vincere le Olimpiadi, però
e parlo soprattutto anche per la parte, diciamo, maschile, che siamo anche ancora più orgogliosi, cerchiamo di farlo senza nessuno, no? Pensiamo di potercela fare da soli. Sì, questo è proprio secondo me una delle cose più evidenti e più comuni quando fondi un'azienda. Io ho avuto la fortuna da un lato quando abbiamo fatto il secondo round con Factanza sono entrati diversi business angel con cui abbiamo stretto un rapporto anche personale e questo è molto importante. Io lo trovo più questo supporto e confronto lo trovo più in persone appunto più nel ruolo di mentor che tra startup e startup. Lì la vedo un pochino più complicata, nel senso che tra startup e startup i rapporti che abbiamo si creano senza dubbio tanti rapporti e come dicevo prima, le persone sono sempre molto disponibili. Difficilmente trovo dei rapporti un pochino più profondi, umani, in cui si parla veramente di degli aspetti più complicati e invece lato mentor o comunque una serie di persone con cui ci confrontiamo, dico ci confrontiamo con l'altra co-founder di Factanza, si parla un pochino più a 360 gradi. È molto complesso trovare il mix, cioè lavorativo e personale, nel senso che lato lavorativo secondo me è necessario avere un confronto perché sennò rimani nella tua testa e vedi solo ehm, le cose che pensi già e credo che una delle caratteristiche più importanti per un imprenditore o un'imprenditrice sia quella di saper ascoltare, perché vedo anche molte persone che anche quando iniziano con la loro startup, ad esempio, noi siamo sempre state molto sicure della nostra via, delle cose da fare, però abbiamo sempre ascoltato tutti, anche chi ci diceva le cavolate più grandi, che sapevamo che non potevano andare bene per noi, però abbiamo sempre ascoltato tutti e secondo me è una parte molto molto importante, perché comunque ogni cosa prima o poi in qualche modo, anche una roba inutile, può tornare utile nella sua inutilità. E invece dal punto di vista personale è un po' più difficile confrontarsi, nel senso che poi i rapporti personali io non ce l'ho nella sfera lavorativa mediamente e quindi è anche un po' più difficile far capire con quello che faccio, quali sono le mie difficoltà, qual è la mia vita. Sicuramente sono ascoltata, difficilmente sono capita, cioè questo mi sono resa molto conto di questo aspetto e per diverso tempo ha creato anche diversi attriti questa cosa, perché magari dall'esterno nei miei rapporti personali c'erano delle aspettative sul nostro rapporto che io non riuscivo ad avere per impegni, per energia mentale, per tante cose e, e quindi era quasi una colpa. Quindi tu ti senti già comunque sei magari stanco, stai lavorando molto e poi sei pure lo stronzo che che è stanco, che lavora molto e quindi non è facilissimo. Okay, let me make a quick break from the show to explain you why this project came alive. 6 months ago, I started interviewing founders to understand what were the secret sauces for their success. But even more importantly, I was curious to understand how much pain they had to go through in order to achieve their dreams. I've been an entrepreneur myself for the past 10 years, and I know exactly how painful this journey is, but very few people are actually willing to talk about it. And that's exactly what we're doing at the Founders Bible for Resilience. We're finally breaking the toxic hustle culture behind startup life. I'm on a mission to build a new generation of founders that can leverage ancient wisdom and science for true long-term peak performance and longevity. If you want to be part of this movement, then check out wholegrainwisdom.com and join us now. Okay, now back to the show. Beh, penso che su questo siamo stati tutti più o meno nella stessa barca, nel senso che ti avrei menzionato un po' di statistica che ho studiato negli ultimi mesi per fare appunto questa ricerca, infocandomi molto su quello che è la salute mentale dei founder. I dati parlano abbastanza chiaro: quando si tratta di avere una problematica, il founder ha veramente poca scelta, no? Su quello che può fare. Normalmente parla o con i familiari o col proprio partner,
questo però probabilmente è anche quello che poi crea l'attrito, magari con i familiari un po' meno perché, come dire, c'è unconditional love in qualche maniera, col partner lì iniziano un po' a traballare le cose, quando soprattutto non si è capiti, amici e poi subito dopo c'è in realtà distaccato di molto quello che può essere la terapia più tradizionale, che in molti casi il founder magari non capisce, non percepisce come valida perché appunto non è capito, anche in quel caso. Molti founder mi rispondono molto chiaramente, se esistesse un founder che creasse un'azienda di salute mentale solo per founder, forse avrebbe senso, ma tutti gli altri non sono mai stati founder, quindi come fanno a fare terapia a me che sono founder che non sanno cosa vivo, no? Perché, ah no, dovresti lavorare un po' di meno, trovare un po' di work-life balance. Guarda, non ci siamo già capiti, proprio chiudiamo questa chiamata. Allora, tutto questo in realtà per arrivare a una domanda che su un punto che menzionavi prima, in realtà legato al fatto che tu dicevi siete sempre state molto sicure di voi come founder, come direzione dell'azienda. Io la trovo una cosa molto bella perché in realtà, per esempio, nel mio caso, non lo so se da uomo o da semplicemente come sono fatto io, in realtà il fatto di ricevere così tanti feedback da così tanti advisor che apparentemente sembravano Sanno. più grandi di me, esatto, no? Io ho sempre detto, cavolo, ma i founder dovrebbero ascoltare. Allora abbiamo ascoltato addirittura troppo. Infatti certe volte, certe discussioni enormi con il mio vecchio co-founder parlando di, ah no, ma lui ha detto così, lui ha detto così, sì, ma di chi è l'azienda? Quindi raccontiamo un pochettino su questo, cioè perché, come hai fatto ad essere sicura di te con il tuo carattere, con tutte le difficoltà ulteriori cioè, di cui abbiamo già parlato ora, no? Il fatto di essere donna piuttosto che di qualunque altra cosa. Ma allora, io più che altro, forse mi sono espressa male perché eravamo sicure del nostro progetto, cioè nel Mm, senso che era una cosa che valeva, che ce n'era bisogno, che che noi sapevamo farlo, ok. e che sapevamo farlo bene. Tutto il resto è stato molto più complicato e è difficile trovare il giusto balance perché sì, cioè capisco molto bene quello che dici. Anche io ho ricevuto, molte volte ho avuto dei periodi in cui dicevo, cavolo, però quello mi dice che devo fare questa cosa, quello mi dice che devo fare quest'altra. Lì sicuramente ha aiutato appunto a essere sicura del progetto, ascoltare comunque quello che mi veniva detto, proposto e ricordarmi che però ero io comunque che avevo creato questo progetto, nel senso che la giusta via di mezzo non credo ci possa essere una ricetta, bisogna anche capire che la gente mediamente ha sempre voglia di dirti qualcosa, che dovresti fare e mediamente pensa di poterti dire, cose, e di conoscere meglio di te quello che fai. Questo succede molto spesso. E quindi questo è complicato perché se poi ti fidi di tutti, diventa molto, molto complicato. Questo secondo me poi sta alla persona. A me magari hanno detto cose 4 anni fa che non erano zero adatte in quel momento e adesso possono tornarmi utili. Quindi la parte di ascoltare secondo me è necessaria. Capire anche che tipo di persona è. Questo io l'ho notato tantissimo anche con i mentor. Tante persone si sono approcciate a me, a Factanza, perché è un progetto che piace, è un progetto cool, è un progetto figo, ma a loro aiutare Factanza era una cosa data molto dall'ego, molte persone, cioè nel senso che non era veramente per aiutare la realtà, era più per sentirsi di appunto dispensare consigli, di essere quelli che sapevano e quindi questo può essere pericoloso. Però ho avuto tante altre persone invece che credevano veramente nel progetto, che si mettevano, ascoltavano anche loro per riuscire a capire veramente di quello di cui avevamo bisogno e queste sono state molto utili. Quindi è sicuramente complesso perché appunto da founder ti trovi in mezzo a un botto di stimoli da tutti i lati, tutti che dicono di saper fare le cose, tutti che le saprebbero fare meglio di te, secondo quanto dicono. Ehm, è pericoloso ascoltare tutti, ascoltare nel senso poi mettere in pratica quello che ti dicono. Bisogna, secondo me, riuscire a trovare il mix tra essere persone aperte all'ascolto, perché questo io credo appunto, come dicevo, secondo me comunque è fondamentale, rimane fondamentale, e avere comunque
la consapevolezza molto difficile da sviluppare di dire ok, questa è la mia azienda, io la conosco, se sento che questa cosa che mi stanno dicendo non va bene, non la faccio. E questo non è facile, anche perché soprattutto quando inizi, pensi che tutti sappiano le cose meglio di te, che tutti siano più bravi, poi ti accorgi che in realtà nell'80% dei casi Forse, non. forse. Esatto, e questa è una percezione che secondo me si ha anche a prescindere da dal fondare un'azienda. In realtà noi quando, io mi ricordo in università vedevo aziende che da fuori mi sembravano enormi, mi sembravano tutti, poi quando vedevo poi come funzionava più dall'interno dicevo, ah, quindi cioè, non è una roba così grande, oppure Che bello personalità. il marketing. Esatto, ma anche personaggi, persone che ti sembrano persone irraggiungibili, bravissime, poi le conosci, sono persone normalissime, nel senso tendiamo a idealizzare molto quello che vediamo intorno a noi. E idealizziamo spesso molto poco noi stessi. Molti founder, secondo me, appunto, vedono gli altri, sembra che facciano sempre di più, poi noi stessi non ci celebriamo abbastanza, e questo è un altro tema. Guarda, su questo sfondi veramente una porta aperta perché tanti anni fa, ormai sono passati, secondo me, veramente tanti, ben prima del Covid, io e altri founder a Milano, dopo l'ennesimo acceleratore, demo day del cavolo, eccetera, prese in giro, ci siamo seduti e abbiamo detto, ragazzi, ma perché non ce lo facciamo per i fatti nostri, tutto sto programma, ci sediamo tra di noi al tavolo e ci raccontiamo le cavolate che vogliamo noi? E avevamo all'epoca, tra virgolette, fondato, in realtà era giusto un gruppo di WhatsApp, ci vedevamo regolarmente una volta ogni 2 settimane per un bel po' di tempo, l'abbiamo fatto molto regolarmente. Purtroppo poi il Covid ha rotto un po' tutto ed era una tavola rotonda, solo founder, ci si sedeva al tavolo solo per raccontare problemi, nessuno aveva il diritto e il potere di poter raccontare quanto era figo, perché Bello. quello finivi di farlo tutto il giorno, adesso qui racconti solo dei tuoi problemi, no? Quindi un sogno nel cassetto anche con questo progetto della Founder Bubble è un po' ricreare questo genere di ambiente, no? Dove tra founder, e tra l'altro tu dicevi proprio prima che con altri founder in realtà c'è un po' di difficoltà a Sì. condividere queste cose, effettivamente è una cosa iper necessaria. Senti, ti faccio un paio di ultime domande, giusto per concludere, siamo un po' alla fine. Il primo è, oggi parlavi all'inizio parlavamo di support system e dicevi che però te lo sei già un po' creato sulla parte business. Per quanto riguarda la tua parte personale, quindi cioè tu, Bianca, come fai ad essere sul pezzo ogni mattina, ogni giorno, sempre che diciamo la bellissima figura del tutti i giorni sempre sul pezzo con lo stesso livello di energia è ovviamente una gran cavolata. Come la gestisci tu? Ma allora, credo che la parte che mi aiuta in questo è il fatto che a me piace molto quello che faccio e ci credo molto, e quindi questo sicuramente è un grande driver per svegliarmi e dire sì, vado, e ce la faccio. Ci sono sempre giorni di più, giorni di meno, e uno dei problemi che io credo personalmente non aver ancora risolto in realtà, nel senso non mi reputo una founder che ha già capito come gestire questa vita da founder, ci sto lavorando. E credo che uno dei grandi passi avanti sia proprio capire che non si può essere sempre al 200%, non si può sempre pensare. Io ho sempre maltrattato quasi il mio tempo, nel senso, considerato che io comunque so di avere, mentre una persona dice ok, io ho 8 ore lavorative, io so di avere tutto il mio giorno che è a disposizione. E, e questo è un problema, perché se poi ti svuoti, i momenti di ricarica non entrano nella routine, non entrano veramente nella tua vita, è difficile essere un leader se sei vuoto, se sei svuotato. E credo che questo sia un grande switch di prospettiva, che non è facile poi da mettere in pratica, perché soprattutto se sei abituato a lavorare in un certo modo, fare certe cose,
cose, cambiare, anche sentirti in colpa quando stacchi, non dire le persone si devono arrangiare, non ci sono, vuol dire che non ci sono e che non mi puoi chiamare. Non è facile, che a uno che magari non c'è entrato in questo mondo dice ma stai scherzando, cioè non è facile staccare. E invece no, non è per niente facile. Il E- famoso work-life balance dei terapisti, d'altronde. esatto, è proprio quello. E poi io ho la fortuna di aver fondato la mia azienda con una persona che era una mia grande amica prima che mia collega. E quindi è una persona che mi capisce, nel senso, essere in due ed avere una parte personale e parlarne è, secondo me, una delle cose migliori che può succedere, perché già è un lavoro in cui di base sei molto solo o sola, e avere un qualcuno che capisce e con cui confrontarti, e che poi ti capisce molto bene se avete fondato la stessa azienda insieme, è una parte molto importante. E credo che un altro aspetto fondamentale sia capire che, cioè prendere le cose con, non saprei come chiamarla, forse distaccata passione, nel senso, quando hai una tua azienda, una tua realtà, ovviamente sei molto into quello che stai facendo, e ce l'hai soprattutto molto a cuore, perché diventa quasi una tua estensione, è una cosa che hai visto nascere, crescere, quindi diventa, c'è proprio un legame, soprattutto poi se sei appassionato a quello che fai. E secondo me è molto importante creare un distacco da questa passione, nel senso che deve essere il driver, ma dall'altro lato, se, non so, un giorno le cose vanno male, ok, però io sono una cosa, questo è il mio progetto, ovviamente mi impatta se non sta andando bene, se c'è qualche difficoltà, però una cosa almeno che io tendevo a fare e che cerco di fare di meno adesso è prendere le cose estremamente a cuore, sentirmi anche toccata personalmente quando c'erano momenti difficili o cose che non funzionavano. Questo distacco, che non vuol dire metterci meno impegno, meno amore nel progetto, però è un distacco secondo me molto importante. Guarda, considera che letteralmente questo giovedì esce fuori un'intervista ad un founder che ho fatto e parlava proprio di questo, cioè il fatto che noi come founder, soprattutto agli inizi, tendiamo ad associare, cioè stiamo lavorando talmente tanto per questo progetto che diventiamo il progetto. Quindi se il progetto va bene, io sono una persona di successo. Se il progetto va male, sono un fallito, no? Quindi chiaramente distaccare questa cosa porta ad una resilienza non da poco. Sì, assolutamente, anche perché poi sì, diventa praticamente la tua identità, e lì è molto complicato, appunto, anche tornando ai rapporti personali, tenere la tua identità separata, e soprattutto capire anche, ad esempio, io nel mio tempo libero spesso mi chiedo, beh, sto facendo questa cosa perché è una mia passione, perché mi piace, o in realtà è legata comunque al mio lavoro, quindi lo sto facendo per quello. Cioè anche capire queste cose non è scontato. Sì, beh, diciamo che la narrativa tradizionale, appunto, di separare così tanto le cose, per noi founder lavora a maniera diversa. Quindi Sì. diciamo che dobbiamo più parlare di integrazione e di boundaries più che altro che non di separazioni completamente nette. Guarda, ultimissima domanda, vediamo se ha senso anche solo fartela per quanto riguarda la questione del support system e la chiudo con così. È una domanda che faccio a tutti quanti, ritornando sempre alla metafora degli atleti, no? Quindi se tu oggi potessi costruire il tuo team personale, quindi non è un team aziendale, ok? Un team che lavora per te come Bianca, come persona, che è esclusivamente disegnato per aiutarti a raggiungere, a vincere le Olimpiadi, quindi a raggiungere la tua peak performance, a raggiungere i tuoi obiettivi. Hai tutto il budget del mondo, puoi invitare chiunque o qualunque cosa, non per forza deve essere una persona, hai 5 seats, no? 5 sedie, chi metti in questo tuo Ok. board personale? Ma non a livello di competenze, cioè a livello proprio personale A di... livello di competenze, a livello tuo di, diciamo, di resilienza e di performance, di salute mentale, di well-being, Ok, quindi non il fatto, ah, devo imparare a fare marketing così piuttosto che sales, ok. cos'ha.
Allora, metterei forse qualcuno esperto di meditazione che mi aiuti e mi ricordi di prendermi dei momenti. Metterei uno sleep coach, o una cosa del genere, e qualcosa sul benessere generale, nel senso che secondo me alla fine poi alimentazione, sonno, movimento sono tutti una parte molto, molto importante e qualcuno che mi aiuti a sciogliere i nodi delle emozioni, e che a volte appunto sei talmente dentro che vedi tutto, cioè che hai bisogno di vedere da più lontano e avere una visione un po' più realistica di quello che stai vivendo. E terrei questi, direi. Fantastico. Grazie mille Bianca, davvero. Grazie a te, a presto.